Namaste, benvenuti sul mio canale YouTube. Questo video è interamente dedicato alla respirazione. Andiamo a vedere in modo scientifico che cosa succede al corpo quando l'aria entra e che cosa succede al corpo quando l'aria esce. Ho deciso di fare questo video poiché in tutti i miei video sono sempre così attenta a dirvi quando inspirare, quando espirare, ma non ho il tempo di dire esattamente che cosa succede all'interno del corpo e che cosa fare. È un bene se si sa che cosa fare, è un male se non si sa che cosa fare. Quindi ho pensato di fare questo video per togliere tutti i dubbi. Iniziamo a vedere che cosa succede quando l'aria entra nel corpo. L'aria entra dal naso e su questo non ci sono dubbi, poiché nel naso sono presenti delle ciglia che permettono all'aria di essere filtrata, riscaldata, purificata. Poi l'aria scende fino ai polmoni, ne espande la parte bassa. Anche qui si riscontrano i primi problemi, perché molto spesso le respirazioni sono superficiali, non si arriva a riempire la parte bassa dei polmoni, il respiro rimane principalmente clavicolare e ci si ritrova piano piano col tempo con le spalle alte, e questa è un'abitudine posturale assolutamente sbagliata e nociva per la nostra salute sia fisica che mentale. Quindi abbiamo detto il naso scende nella gola, va a riempire i polmoni fino alla parte bassa, e nella parte bassa dei polmoni, attaccata alla parte bassa dei polmoni più o meno qua, c'è il diaframma. Il diaframma separa il tronco dalla parete addominale e il diaframma è essenziale la sua discesa e salita. Poiché la sua discesa permette lo strizzamento degli organi interni dal sangue sporco e il riempimento degli organi interni del sangue pulito durante l'espirazione, quindi è assolutamente fondamentale che scenda. Scende il diaframma e espande la parete addominale. Si espande, che non vuol dire uno spanciare, ma vuol dire soltanto un rilassamento della parete addominale, e questo rilassamento provoca anche un rilassamento del perineo. Il perineo è qua, se lo vedessimo dall'alto vediamo che lateralmente ci sono gli ischi. Nella parte davanti abbiamo le ossa pubiche e nella parte dietro abbiamo la nostra coda, il nostro coccyge, e quindi noi quando inspiriamo dobbiamo pensare ad espandere questa fibra del perineo, espanderla completamente. E ricordatevi che il perineo e il diaframma lavorano in maniera sinergica, quindi se scende uno scende l'altro, se non scende uno non scende neanche l'altro, anzi si blocca. E anche questo porta problemi emotivi e problemi fisici da non sottovalutare. Quindi abbiamo visto, ricapitoliamo, l'aria naso, gola, polmoni, diaframma che scende, parete addominale che si espande, così come il perineo. Adesso che cosa fa l'aria quando esce? Partiamo da questo pezzettino di pelle che vi ho spiegato, che è controllato dagli ischi, dalle ossa pubiche e dal coccyge. Dobbiamo immaginarlo di farlo salire fino al centro della nuca e oltre, fino al soffitto, fino al cielo, se stiamo praticando all'aria aperta. Quindi il concetto è che questo pezzettino di pelle deve andare verso l'alto, le costole si devono chiudere, le costole fluttuanti, che sono queste, le costole finte, devono andare verso l'ombelico, e l'ombelico deve andare verso la colonna, ma non ci deve essere nessun movimento della schiena, in particolare della bassa schiena, ovvero dobbiamo rispettare le nostre curve fisiologiche. Quindi perineo che va verso l'alto, costole che si chiudono, ombelico va verso la colonna, il diaframma che era sceso prima adesso sale e i polmoni si svuotano dall'alto. L'aria la facciamo uscire o dalla bocca, se stiamo facendo Pilates, l'indicazione è quella di far uscire l'aria dalla bocca con un suono simile a una A o una O, questo per permettere la mandibola di rilassarsi, di non portarsi dietro la cervicale, di rilassare completamente i muscoli facciali. È una buona indicazione, anche perché soprattutto all'inizio ci dà quella sensazione di chiusura delle costole fluttuanti, ci aiuta a portare l'ombelico all'interno.
Se stiamo facendo yoga invece la bocca sarà chiusa, sentiamo l'aria che sale, 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 non può uscire dalla bocca perché è chiusa, da dove uscirà? Dal naso. Pensiamo di far uscire l'aria dalla bocca, ma la facciamo uscire dal naso e emettiamo un suono abbastanza rumoroso ma delicato con la parte posteriore della gola. Bene, abbiamo detto tutto, non ci rimane che metterci in pratica e andare a sperimentare l'insegnamento dei saggi sul nostro corpo. Quindi la cosa importante è essere dritti. Ci sediamo, primo step è sedersi, provare a sedersi nella maniera più comoda possibile a gambe incrociate. Controlliamo se la schiena è dritta, se la schiena non è dritta in questa posizione sopraeleviamo il bacino con un cuscino, se ancora non è dritta per le prime volte ci sediamo su una sedia oppure ci sdraiamo supini sul tappetino. Adesso facciamo una prova, chiudi gli occhi e vedi se i palmi sono verso il basso o verso l'alto, metti le mani sulle ginocchia, se sono verso il basso vuol dire che stai aspettando delle risposte da te stesso, se sono verso l'alto vuol dire che stai aspettando delle risposte dall'universo. Adesso osserva soltanto che cosa succede al tuo corpo quando inspiri e quando espiri. Chiudi gli occhi, guarda all'interno. Senti che quando inspiri crei il pieno e quando espiri crei il vuoto. E questa alternanza tra il pieno e il vuoto è fondamentale. Chiediti chi è che respira. Non sei tu che respiri, ma è la vita che respira in te. E questo dono che ci è stato dato in maniera gratuita spesso viene sottovalutato, dato per scontato. Tieni gli occhi chiusi, lasciati guidare. Porta una mano sulla pancia e una mano sul cuore. Mettiamo in pratica quello che i saggi hanno detto, quindi andiamo a respirare in maniera completa ed espirare in maniera completa. Lo facciamo prima, inspiro dal naso, espiro dalla bocca. Quindi quando inspiro senti la mano che hai sul cuore che si alza, così con la mano che hai sulla pancia, e quando espiri senti il perineo andare verso l'alto, le costole che si chiudono, la mano sulla pancia rientra e quella che avevi sul petto si abbassa. Fai uscire l'aria dalla bocca, ascolta nel suono, simile a una A o una O. Rilassa completamente quando inspiri e contrai completamente quando espiri. Ok, adesso chiudi la bocca, inspira dal naso e espira dal naso. Immagina che l'aria sale, 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 la bocca è chiusa, fallo uscire dal naso e metti una leggera vibrazione con la parte posteriore della gola. Accenna un sorriso sulle labbra per illuminare il volto e illuminare la tua pratica. Adesso andiamo a controllare la respirazione. Quindi andiamo a vedere se riusciamo a far durare l'inspirazione, la stessa durata dell'espirazione. Quindi quando inspiro conto nella mente 1, 2, 3, 4, 5. Quando espiro conto nella mente 1, 2, 3, 4, 5. Non ti dimenticare nessun passaggio. Quando inspiri naso, petto, diaframma che si abbassa, parete addominale che si rilassa, così come il perineo. E quando espiri il perineo sale, le costole si chiudono, l'ombelico va verso la colonna, il diaframma sale e l'aria esce dal naso più calda di quando è entrata.
Studi scientifici hanno dimostrato che se fai durare l'espirazione per più tempo rispetto all'inspirazione, il tuo corpo automaticamente si rilassa. Quindi adesso andiamo a contare. Inspiro 1, 2, 3, espiro 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'è una piccola regolina da seguire, l'espirazione deve essere il doppio dell'inspirazione. Oggi fai 3 e 6, domani fai 4 e 8, dopodomani 5 e 10. Procedi gradualmente rispettando il tuo corpo. Rimani con gli occhi chiusi, adesso riporta le mani sulle ginocchia, vedi se i palmi vanno verso l'alto o verso il basso. Ritorna ad essere l'osservatore. Non sei tu che respiri adesso, è la vita che respira in te. Senti quanto il tuo corpo è più rilassato. Sono bastati soltanto qualche minuto di respirazione. Lascia filtrare un po' di luce dagli occhi e dolcemente riapri. Così finiamo la nostra breve lezione sulla respirazione e il mio invito è quello di fare tuoi questi principi fondamentali e usarli non soltanto quando fai yoga, quando fai Pilates, ma usarli durante tutta la tua giornata, quando sei stressato o stressata in situazioni di ansia. E portando l'attenzione all'interno ti accorgerai che il respiro è collegato a quello che tu pensi. Quindi quando sei stressato o stressata la respirazione si fa veloce, affannata e questa non è altro che un'altra prova che la mente e il corpo sono connessi e se noi lavoriamo su uno, lavoriamo sull'altro e viceversa. Ti ringrazio, Namaste, aiutami a condividere questo messaggio, l'importanza della respirazione, l'importanza dello yoga, condividendo questo video con tutti i tuoi amici e iscrivendoti al mio canale YouTube. Grazie, 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 Namaste.